Come si realizza un fumetto? Come si creano sceneggiatura, personaggi, colori, le tavole, i balloon? Vediamole insieme. Ciao a tutti, io sono Sara, sono una fumettista umoristica e una graphic designer e questo è il primo episodio di una serie interamente dedicato alla realizzazione di un fumetto. Uscirà un nuovo episodio alla settimana, quindi rimanete connessi, e ognuno di questi episodi sarà dedicato ad un campo specifico per la realizzazione appunto del nostro fumetto, che sia quindi l'impaginazione, i balloon, disegno, colorazione e così via, fino ad arrivare agli ultimi episodi che saranno appunto dedicati alla pubblicazione. In particolare la pubblicazione online, parleremo magari anche di stampa, ma questa è una cosa di cui ho parlato già in un altro video, quindi ci concentreremo soprattutto sulla pubblicazione online e su quali sono i migliori canali in cui mettere il nostro fumetto. Partiamo subito dal principio, ovvero come nasce l'idea per un fumetto. Diciamo che questa è una cosa molto personale. C'è chi inizia a fare fumetti per esempio per esprimere se stesso, le proprie emozioni, e chi invece lo fa per raccontare una storia. Ovviamente anche nel caso in cui dovessimo raccontare una storia vogliamo ugualmente esprimere noi stessi, perché mettiamo sempre noi stessi all'interno di quello che scriviamo. Ma la prima cosa da decidere è appunto che tipo di fumetto vogliamo realizzare, che cos'è che vogliamo fare esattamente. Quando decidiamo di parlare della nostra vita, le idee possono arrivare praticamente da qualsiasi momento della giornata. Possiamo decidere di realizzare una storia lunga che parli di un periodo specifico della nostra vita, o di realizzare le cosiddette slice of life, ovvero vignette brevi che non hanno una vera e propria trama ma sono tutte piccole strisce autoconclusive. Esempi di slice of life molto famosi possono essere per esempio le vignette di Kate.jpg e di Average Adventure of an Average Girl, ma così anche come le vignette di Life of Bibi o anche le mie, quelle di Koto Poppy, insomma ce ne sono tantissime. Nel caso per esempio dei fumetti di Kate.jpg abbiamo delle vignette molto introspettive che si concentrano sui sentimenti che l'autrice prova, mentre nel caso di Average Adventure of an Average Girl, scusate la mia pronuncia terribile, abbiamo proprio delle scene di vita quotidiana, degli sketch di solito comici che guardano un po' a tutti i lati della vita, possono essere delle vignette romantiche, delle vignette che riguardano la vita lavorativa e così via. C'è infatti chi decide proprio di parlare per esempio di vita romantica, chi decide di parlare della vita scolastica, insomma dobbiamo capire qual è l'argomento di cui vogliamo parlare. Se decidiamo invece di voler realizzare una vera e propria storia in cui magari non siamo noi i protagonisti, ma potrebbe essere una storia romantica, un fantasy, un thriller, un giallo, un horror, qualsiasi cosa, anche in quel caso ovviamente l'ispirazione arriverà sì dalla nostra vita, ma anche ovviamente dalle opere di altri autori che ci piacciono e che siamo abituati a fruire. Questo perché, per quanto si provi ad essere totalmente innovativi, a fare qualcosa di totalmente nuovo, prenderemo per forza spunto da quello che c'è intorno a noi e dalle opere che già ci piacciono, quindi da film, serie tv, altri fumetti, libri e così via. Questo ovviamente non è un male, anzi, può anche essere un buon esercizio cercare di ispirarci agli autori che più ci piacciono per fare poi qualcosa di nostro e per riuscire da quel punto di partenza a trovare la nostra voce e il nostro stile. L'importante è che l'ispirazione resti effettivamente un'ispirazione, quindi l'importante è che resti tale e che non si sfoci per esempio nella scopiazzatura. Quando ci si ispira, sì, ovviamente magari si prende qualcosa dall'opera che ci piace, ma rendendola nuova e facendola nostra, cercando di portare un nuovo punto di vista, un valore nuovo a quello che stiamo facendo. Quindi ok, va bene, vogliamo fare una storia fantasy in stile Signore degli Anelli, sicuramente ci ispireremo tantissimo a Tolkien, ma magari scriviamo qualcosa di nostro, semplicemente prendendo ispirazione da lui. Iniziamo quindi a porci le domande che ci aiuteranno a delineare la nostra idea. Innanzitutto, che tipo di fumetto vogliamo creare? Sarà una storia lunga o una slice of life? Parlerà di noi o avrà dei personaggi immaginari? Poi, che genere vogliamo scrivere? Un fantasy? Una commedia? Un thriller? Ovviamente un'altra domanda importante è qual è il messaggio che vogliamo mandare. Quando scriviamo qualcosa inevitabilmente metteremo al suo interno quelli che sono il nostro carattere e i nostri ideali.
Se vogliamo scrivere una storia fantasy, per esempio, possiamo decidere innanzitutto quali sono gli argomenti che vogliamo trattare, quali sono i messaggi che vogliamo mandare alla fine della nostra storia. Per esempio, se vogliamo parlare di libertà, sicuramente sapremo già che potremmo scrivere una storia che ha ovviamente un nemico che cerca in qualche modo di reprimere la libertà del protagonista o dell'umanità, insomma, dipende dal tipo di storia che facciamo. Per esempio, in Star Wars abbiamo l'impero che fa questa cosa. Se vogliamo invece parlare di diversità, potremmo pensare ad esempio di avere un protagonista disabile, oppure di inserire all'interno della nostra storia e del mondo che andremo a creare delle dinamiche di razzismo, per esempio. Tutte queste domande servono per aiutarci a trovare la nostra idea, che potrebbe davvero essere qualsiasi cosa. Un fumetto non deve per forza trattare di argomenti importanti, può anche essere una cosa totalmente stupida, fatta solo per far ridere, non per forza deve avere un messaggio chiaro, preciso, concreto. Che ne so, si potrebbe anche fare un fumetto sulla tragica storia di Pane e Nutella, quindi Nutella che è questa principessa che viene rapita dalla regina cattiva Marmellata e Ser Pane deve andarla a salvare. Ovviamente è un esempio estremamente banale, però per far capire che l'idea davvero può arrivare da qualsiasi cosa. Posso guardare la mia bottiglia d'acqua e decidere di fare una storia che riguarda l'acqua e anche quando ci sembra stupida potrebbe in realtà piacere a qualcuno. Potete anche, che ne so, decidere di creare una serie chiamata tipo Le sfortunate avventure di Mr. Smith e appuntarvi su un quaderno giornalmente tutte le vostre giornate più brutte, le cose brutte e sfortunate che vi succedono, per poi fare questa serie in cui il personaggio è fittizio ma gli capitano cose che effettivamente sono capitate a voi. Quindi non vi preoccupate di scrivere cavolate, perché l'importante per una buona storia è che vi diverta, vi piaccia quello che state scrivendo, vi piaccia l'idea di realizzarlo e di farci una serie, di farci un fumetto. Vi assicuro che quando è così si vede quando un autore sta facendo qualcosa che gli piace e questo fa una grande differenza tra una bella storia e una storia magari banale. Vi lascio quindi un compito per questa settimana in attesa del prossimo episodio della serie. Guardatevi intorno, leggete, ascoltate musica, prendete un bel quaderno e appuntateci sopra qualsiasi cosa che vi venga in mente, anche veramente la più stupida, anche un'avventura che si svolge in un bagno. Scrivete ovviamente tutte cose brevi, perché devono essere appunto solo delle idee. Quindi per esempio una ragazza trova un libro magico che la porta in un regno incantato. Una formica si ritrova davanti alla mollica di pane più grossa del mondo e non sa come trasportarla. L'uomo più sfortunato del mondo incontra la donna più fortunata del mondo. Insomma, cose del genere. La settimana prossima vedremo come partire da una di queste idee che abbiamo avuto per poterle sviluppare al meglio e scrivere una prima bozza di sceneggiatura che potrebbe funzionare e che ci aiuterà a realizzare il nostro fumetto. Ciao!